Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo risveglio. Questa disciplina che all'interno della playlist di Tao Power Life mi permette di leggere con voi alcuni brani che ritengo particolarmente significativi per un'espansione di coscienza, ma ancor prima per avere degli spunti di riflessione. Leggevo alcune pagine di Osho, all'interno del testo ho ritrovato un brano molto interessante che riprende argomentazioni che abbiamo già visto in altre discipline, penso all'Io Sono, penso anche ai brani di Neville Goddard, sull'Io Sono, sulla consapevolezza dell'essere, ma mi piaceva anche cominciare con la domanda che pone lo stesso Osho, e cioè in che modo la mente originaria, quindi la mente all'origine di cui abbiamo perso memoria, la nostra, modernizzata, si identifica con la polvere dell'esperienza e delle conoscenze passate. Andiamo a vedere come Osho risponde a questa domanda e andiamo a in particolare individuare alcuni passaggi che ritengo particolarmente significativi per il nostro percorso di crescita, per il nostro percorso di riflessione all'interno della disciplina risveglio. Ma prima di cominciare ricordo a tutti che 4 sono i modi per sostenere il canale Tao Power Life: con i vostri like, con i quali quindi di fatto realizziamo uno scambio energetico molto importante, io sento il vostro sostegno, e con le nostre condivisioni. Le vostre condivisioni permettono di collaborare con me e con la missione di Tao Power Life, che è quella di mettere a disposizione gratuitamente del maggior numero di persone alcune pratiche, molte pratiche, siamo arrivati a più di 1500 video, pratiche millenarie che sono arrivate alla nostra attenzione perché i benefici si sono mantenuti nel tempo, e quindi l'idea è quella di andare a condividere le pratiche e i possibili benefici con il maggior numero. L'altro modo è quello delle sottoscrizioni. Tao Power Life è un canale che sta crescendo continuamente a livello di iscrizioni, non soltanto in Italia ma anche all'estero, e ricordiamo che non ha uguali per numero di contenuti anche nel mondo. L'altra possibilità è quella di andare invece a commentare. Questa è una possibilità di sostegno che è molto importante per me, perché mi dà dei ritorni, soprattutto dei ritorni sulla pratica, e mi piace molto l'idea di andare a leggere quindi la vostra testimonianza della pratica, perché Tao Power Life io affronto in questo canale sia la parte teorica, ma tengo moltissimo alla parte pratica. Il numero delle pratiche che vengono sottoposte o di riflessioni che vengono sottoposte vengono, diciamo, rappresentate a tutti voi per uno scopo, cioè quello di utilizzarle per modificare ogni aspetto della vita. Io le testo, io le provo, però è importante che anche tutti voi le proviate e facciate sentire, condividiate i vostri commenti rispetto alle sensazioni che sentite. Oggi condividiamo delle riflessioni di uno degli autori, un autore che potrebbe anche essere considerato abbastanza controverso, però a me piace non parlare tanto dell'autore quanto parlare e condividere alcuni pensieri che possono stimolare la riflessione. La mente è pura e nessuna impurità può entrarvi. È impossibile, la mente è semplicemente la natura del Buddha, l'assoluto. Quindi parte da un assioma: la mente è di per sé pura. Ma quando dico mente non intendo la tua mente, bensì quella in cui non esistono né io né tu. Tu sei l'impurità, cioè ecco che si sposta la mente pura, noi rendiamo impura la mente originariamente che abbiamo. In che modo? Con quell'io e con quel tu. Tu sei l'impurità, proprio dietro di te c'è la mente originale, dietro o dentro di noi. Tu sei la polvere. È molto interessante andare a capire quale parte di noi costituisce la polvere della nostra mente. Quindi prima cerca di comprendere ciò che sei, poi riuscirai a capire in che modo la mente originaria si identifica con il passato, con i ricordi e con la polvere. Ecco, la domanda che adesso ci fa è molto importante. Cosa sei tu?
Ora come ora, se ti chiedessi cosa sei, potresti rispondere in due modi. Il primo sarebbe una risposta verbale, nella quale faresti riferimento al tuo passato, chi sono io, e cominciamo a citare tutte le nostre attività passate per identificarci. Diresti: il mio nome è questo, appartengo a tale famiglia, a questa religione, a quell'altra, a questo paese o a quell'altro. Quindi cominceremmo a tirar fuori una serie di etichette che abbiamo costruito nella nostra esperienza passata, che identificano sempre più, qualificano sempre più quello che noi siamo, quello che riteniamo di essere, per poter rispondere alla domanda: chi sei tu? Ricordiamo che è una domanda che si sono posti anche i filosofi, i primi grandi filosofi greci, no? Chi sei tu? L'essere, la domanda sull'essere. Queste sono tutte esperienze passate, però lui dice giustamente: non sei tu. Le hai attraversate, sono state un passaggio, ma il tuo passato continua ad accumularsi come la polvere. Dove? Sul nostro essere. Ecco la risposta verbale inautentica: è la tua mente che discute, il falso ego. In questo momento, se abbandonassi completamente il tuo passato, il padre, i genitori, la famiglia, la religione, il paese, tutto ciò che è accidentale, se dimenticassi ogni cosa fortuita, restando semplicemente con te stesso, qui e ora, la domanda è ancora: chi saresti? Nessun nome, nessuna forma affiorerebbero la tua coscienza, ma solo la consapevolezza pura e semplice di essere. Se pensiamo all'io sono di Saint-Germain, quindi avremmo in questo caso tolto anche l'io, resterebbe solo sono, l'essere. E noi sappiamo, come l'abbiamo visto in un'altra disciplina, l'io sono rappresenta la consapevolezza dell'essere, che è Dio senza alcun condizionamento. Non saresti in grado di dire chi sei senza tutto ciò che abbiamo tolto. Ti limiteresti ad affermare io sono. Nell'istante in cui rispondi chi, ti sposti nel passato. Questa è una tendenza che facciamo. Ecco, questo è un elemento di riflessione che è molto molto interessante, perché riprendiamo il discorso proprio dell'io sono, della consapevolezza dell'essere senza condizionamenti, e questo ci fa riflettere sul fatto che in realtà noi accumuliamo condizionamenti continui, condizionamenti che limitano quindi noi stessi, perché nella misura in cui andiamo a dire, specificare chi siamo, andiamo in qualche modo a costruire una serie interminabile di limiti. L'invito che parte proprio da questa riflessione è quello di andare veramente a rispondere tra di noi attraverso un discorso interiore, e sappiamo quanto è potente il discorso interiore, perché i discorsi interiori sono quelli che poi creano di fatto la nostra realtà. Andiamo a parlare con noi stessi, senza che qualcuno ci faccia la domanda, ce la facciamo noi: chi sei? E andiamo a prendere una penna e a scrivere come ci definiamo. Andiamo a vedere tutto ciò che tiriamo fuori dalla descrizione dell'io sono, come siamo, e andiamo a vedere se tutto ciò che attribuiamo a noi in qualche modo risulta per noi condizionante. Questo è un esercizio molto pratico, molto utile, che può farci vedere come tutte le volte che andiamo ad etichettare noi, andiamo di fatto a condizionare la nostra azione e il nostro modo di essere, andiamo a condizionare la nostra consapevolezza e andiamo a costruire quei condizionamenti che ci tengono alle volte intrappolati in una condizione che è quella della nostra assunzione. Ricordiamo che a questo discorso è strettamente legato la legge dell'universo, la legge dell'assunzione di Neville Goddard, quello che ci permette di manifestare. Neville Goddard dice: sarai ciò che assumi di essere, tutti gli altri ti guardano per ciò che tu assumi di essere. Allora è molto importante ogni tanto interrogarci e chiederci qual è la nostra assunzione, e lo possiamo fare tutte le volte che noi diamo risposta al nostro chi sei tu.
perché andremo a vedere che l'elenco di risposte che tireremo fuori rappresenterà anche l'elenco delle nostre limitazioni, perché tutto ciò che ci qualifica e ci etichetta in qualche modo ci limita. Tu sei una semplice consapevolezza, quanto è bella questa frase, una pura mente. Ecco che siamo una pura mente nella misura in cui non buttiamo polvere, e la polvere rappresentata dalle esperienze passate sopra il nostro nome, sopra il nostro essere. Tu sei uno specchio innocente. Adesso in questo preciso istante sei. Chi sei? La semplice consapevolezza io sono. Nemmeno l'io è necessario e ti renderai conto che è superfluo, perché l'io è associato ad una individualità e in quanto tale già mi condiziona rispetto a quella che è la mia sorgente, la mia origine, che è l'essere. Quando siamo essere, non sono neanche io, diciamo potenzialmente sono un essere informe, senza forma, e quindi potenzialmente posso assumere qualsiasi forma. Quale? Quella che io assumo. Se io mi libero di tutti questi condizionamenti, posso essere tutto. Posso essere quello che desidero, un po' quello che diciamo ai bambini prima della crescita. Voi potete essere qualsiasi cosa che desiderate. Lo diciamo ai nostri bambini quando cominciano il percorso, ma lo potremmo dire anche a noi. Togliamo i nostri condizionamenti, facciamo un po' di pulizia, togliamo la polvere dalla mente, la polvere che abbiamo accumulato nel tempo attraverso tutte queste etichette. Io sono questo, io sono quello, io sono quell'altra cosa, io ho fatto questo, io ho fatto re. È come se andiamo in qualche modo non solo a togliere la polvere, ma andiamo a togliere tutte le protezioni, tutti questi confini che ci hanno ridotto il nostro spazio di azione. Se noi mettiamo confini, etichette, recinti uno sopra l'altro, non abbiamo libertà di azione. E non lo facciamo soltanto noi con in questa modalità, cioè quella di andare a identificarci, perché la società ci vuole identificare, c'è questa tendenza, ma l'identificazione limita il nostro campo di azione. Se ricordiamo, la manifestazione vuole invece eliminare ogni vincolo, ogni limite. Qual è il periodo diciamo più fertile per manifestare? È proprio quello in cui viene meno un forte condizionamento, cioè quello dei nostri sensi. I nostri sensi fisici ci limitano, ecco per cui Neville diceva: prima di andare a dormire chiudete gli occhi, siete stanchi, i sensi non hanno più la forza di contrastare le vostre immagini e quindi non hanno la forza di negare ciò che desideri, che può essere anche qualcosa di fantasioso, ma crealo, perché noi siamo creatori. I sensi ci limitano, no? I sensi fisici ci dicono no, ma questo non è possibile. Ecco, lo facciamo in un ambiente teta, prima di addormentare, quando i sensi sono stanchi, noi possiamo liberare la nostra fantasia e la liberiamo anche in una situazione in cui cominciamo a liberare il nostro essere forma, perché noi stiamo creando tante forme e nel nostro invece desiderare prescindendo dalla forma. C'è chi dice che la situazione in cui non si mettono dei paletti, una situazione in cui non si tracciano dei confini è una situazione pericolosa. Una situazione non controllata, è una situazione in cui viene a mancare la terra, ma è la situazione di chi crea, è la situazione che ci rende liberi di essere, e quindi non dobbiamo essere anche timorosi del caos. Il caos è l'essere informe, l'essere senza forma è l'essere. Come sappiamo è dall'uno che nasce il due, dal due 10.000 esseri, diceva il Tao, e questa è proprio la logica della creazione. L'essere informe, cioè senza forma, permette di essere tutto, permette di essere il Buddha, è il percorso dell'illuminazione. Il tuo passato ti fornisce nome e forma. Sono utili, dice. Senza di essi ti sarebbe difficile sopravvivere. Sono necessari, ma non sei tu.
Questo è importante. Adesso io vorrei porre la riflessione su questo, su chi siamo noi, ma senza necessariamente indurre ciascuno di voi e me stesso ad abbandonare questo modello che dice senza di essi ti sarebbe difficile sopravvivere nel modello sociale. La cosa più importante è quello della identificazione dei ruoli, di tutti i ruoli che noi andiamo a creare nella nostra vita nel momento in cui ci identifichiamo. Un conto è non sapere, non essere consapevoli del fatto che è un ruolo creato e come l'ho creato lo posso togliere, e un conto invece è sapere appunto che invece sono io che decido quale ruolo e quale veste assumere, perché sono un essere informe e posso prendere tutte le forme che desidero, fermo restando che posso identificarmi nella persona che lavora, che svolge il suo lavoro con attenzione, posso identificarmi in Roberto che svolge quel tipo di attività, eccetera, eccetera. Sì, ma sono tutti i ruoli. Tutti i ruoli, quindi l'invito attraverso questa pratica di oggi è proprio quello di andare a riflettere sui ruoli che noi assumiamo nella nostra vita e sulla nostra capacità di allontanarci anche dal ruolo, cioè di usarlo e toglierlo come se fosse un vestito. Lo indossiamo, lo togliamo, perché noi non siamo quello, noi non siamo il vestito, noi siamo ciò che sta dentro il vestito. Il vestito si prende e si toglie ed è l'identificazione, come può essere il nome. A causa di questo bisogno utilitaristico, la mente originale si identifica col nome e la forma, ma non siamo quello. Quando nasce un bambino egli è pura consapevolezza, tuttavia lo devi chiamare, devi dargli un nome. Ma quindi l'identificazione in qualche modo dice che però che col tempo ognuno di noi arriva a sentire uno stato di disagio, perché tutto ciò che accumula sopra di sé non lo riconosce più come se stesso, e questo disagio, il disagio è l'inizio della ricerca religiosa. Ti senti a disagio perché non puoi identificarti totalmente con questa etichetta che la società ti ha dato, tu ti sei dato. L'etichetta resta un'etichetta, tu rimani ciò che sei, questa etichetta copre una parte di te ma non può diventare la tua totalità, no? Non può diventare. Qui c'è un esempio anche molto bello che adesso fa Osho: e prima o poi te ne stancherai, vorrai sapere chi sei veramente. Forse questo è il momento, forse questa pratica ci dà l'impulso a chiederci chi siamo veramente, e quando con sincerità poni la domanda chi sono io, hai intrapreso un viaggio diverso, stai trascendendo. Questa identificazione è naturale. C'è un'altra ragione per cui è tanto facile identificarsi. Questa è una stanza. Se ti dico guarda la stanza, vediamola, questo è un esempio che fa ma che rende l'idea di tutto quello che ci siamo detti. Quando io dico guarda la stanza, dove guarderai? La nostra attenzione. Immaginiamo una stanza vuota, dove guardiamo? Guardiamo. La risposta è semplice: guarderai i muri. I muri però non sono la stanza è solo stanzità, non è i muri, questi non costituiscono altro che i confini dello spazio che definiamo stanza. Questo è molto interessante perché riprende un parallelo che abbiamo fatto anche prima, e la stanza non sono i suoi muri, i muri segnano il confine della stanza, il confine che abbiamo dato, il confine al quale guardiamo, allo stesso modo in cui le etichette che ci siamo dati non siamo noi, ma siamo i confini che ci siamo dati, tradotti, i limiti, le convinzioni che ci siamo dati e che non ci permettono di andare, di allargare, di espandere questa coscienza, perché nel momento in cui mettiamo in una stanza i muri, ecco che la stanza è compressa entro i muri, perché sono quelli che guardiamo, ma noi non siamo la stanza e non sono i muri, è lo spazio interno, così come noi non siamo i nostri limiti, è la nostra parte interiore. Tu sei solo spazio interiore, il tuo nome e la tua forma sono i muri, sono i nostri limiti. Essi ti assegnano un confine, una definizione, un posto definito. Allora quando qualcuno ci dice sì, ma è importante definire i limiti,
la definizione dei limiti non è che una costrizione della nostra interiorità. La costringiamo ad essere entro dei muri come la stanza e non andiamo oltre. È possibile che ti identifichi con tale definitezza, perché altrimenti saresti solo uno zero, un nulla. Quel nulla, quello spazio interiore è presente, e certo, perché noi se guardiamo una stanza guardiamo i muri, perché identifichiamo i muri come qualcosa di percepibile, che c'è, un po' come quando noi guardiamo il nostro nome. Il nome ci qualifica, pensiamo, il muro definisce la stanza, pensiamo, altrimenti dovremmo andare a guardare il vuoto della stanza. Oppure un albero, ad ispirare ed espirare, cosa avvertirai? Avrai la sensazione che esistano uno spazio esteriore ed uno interiore. Il respiro entra nello spazio interiore ed esce in quello esteriore, ma tu dove sei? Esistono solo due spazi. La tua gola, la gola, non è altro che una soglia. La soglia che oscilla. Quando ispiri, il respiro forza la soglia ad entrare. Quando espiri di nuovo il respiro, forza la soglia ad uscire. La tua gola non è altro che una soglia oscillante tra due spazi, quello interiore e quello esteriore. Se però questa soglia si spezza, non esistono neanche due spazi, ma ne esiste uno. Allo stesso modo in cui potremmo pensare che non esiste lo spazio esterno e quello interno, ma un unico spazio. Se percepisci un vuoto interiore avrai paura, vuoi essere qualcosa, e c'è questa sensazione per cui dice: mi vengono a mancare, se non mi identifico in qualcosa, il terreno sotto le gambe, si sente il vuoto, ma noi dobbiamo ricercare il vuoto. È proprio questo che identifica nella stanza la stanza, è lo spazio vuoto, non i muri che ne definiscono i confini. Non c'è nessuno che dentro di sé sia definito. Lo spazio esteriore e quello interiore sono infiniti. Ecco perché il Buddha insisteva sul fatto che non esiste anima o sé, sei solo uno spazio vuoto e come tale sei infinito. Senza un grande sforzo è difficile avere la percezione di sé in quanto spazio infinito. Ci si identifica con i limiti, è più facile sentirsi limitati. Più mi identifico e più mi sento finito, senza limiti. Il nome, il corpo e i pensieri non sono altro che limiti. Per comodità esteriore e anche per tua convenienza ti identifichi. A questo punto, una volta che l'identificazione è avvenuta, io mi identifico, l'accumulazione prosegue e con questo processo di accumulazione quello che prosegue è soltanto l'appagamento dell'ego. Se ti identifichi con le ricchezze, continuerai ad accumulare. Hai la sensazione che stai crescendo, ti stai ingrandendo. Perché? Perché la ricchezza mi dà la misura di quanto è grande cosa, non il mio essere, ma di quanto è grande l'appagamento del mio ego. Hai la sensazione di essere tu a ingrandirti, e invece no, perché sto identificando me, che sono già essere infinito, alla ricchezza, che per quanto mi affanni ad aumentare, sarà sempre finita. Non puoi, ma per quanto grande tu possa diventare nell'ego, non puoi mai diventare infinito, mentre sei infinito dentro di te. Ecco perché l'ego non è mai soddisfatto. In ultima analisi è qualcosa di frustrante. Per quanto si sforzi l'ego non riesce a diventare infinito, perché l'ego ha bisogno di una identificazione della crescita di ciò che è identificato, quando in realtà ciò che è la nostra anima non ha bisogno di niente, l'anima è già infinita, tu sei l'infinito. Quando il Buddha conseguì l'illuminazione, concludiamo, ci sarebbe tantissimo da dire, sono pagine bellissime, però non vorrei aggiungere ulteriore carne, e quando il Buddha conseguì l'illuminazione disse: non sono più. Ecco, ritorniamo alla stanza, il vuoto, non sono più. Anche tu, quando conseguirai, questo è l'auspicio, quello stato, affermerai: non sono più. Infatti, senza un limite,
come potresti essere, quando vado a togliere tutte le identificazioni, che cosa resta da me? Chi sei tu? Sono senza attributi. Infatti senza un limite come potresti essere. Quando Shankara conseguì l'illuminazione disse io sono il tutto. Il Buddha disse io non sono più. Shankara disse io sono il tutto, ma alla fine hanno detto la stessa cosa. Entrambi vogliono dire la stessa cosa, se ci pensiamo. Se sei il tutto, non sei più. Tutto o nulla. Esistono solo due possibilità, ma in entrambe tu non sei più. Tu non sei più. L'individualità nasce nel momento in cui ci si stacca dal tutto, dalla sorgente. Nasce l'individualità. Nel momento in cui l'individualità non c'è più, si ritorna alla sorgente, cioè si ritorna al tutto. Se sei il tutto, il Brahman, allora non sei. Se non sei, se sei un nulla totale, anche in quel caso non esisti. A causa di questo, l'identificazione è proprio una parte essenziale della vita ed è giusto identificarci. Concludiamo. Perché? Perché l'identificazione che a un certo punto ci spingerà a farci sentire quel disagio di dire ma io sì, mi sto identificando con tante cose, ma io chi sono? Ritorniamo alla prima domanda, e questa insoddisfazione la troveremo nella risposta nella misura in cui ci siamo identificati e cerchiamo di identificarci con cose che poi non ci soddisfano più. E a causa di questo l'identificazione è una parte essenziale della vita ed è giusto così, perché se non ti identifichi non puoi disidentificarti. Cioè questo mondo duale ci permette di conoscere il tutto attraverso le due parti. E se non conoscessi la malattia non potrei apprezzare la salute e viceversa. Ecco che quindi non posso aspirare a sentire come mi sento senza identificazione se non mi identifico, ed è proprio il processo per cui c'è stata la creazione, per cui c'è stata l'individualità che si è formata dal tutto. Nell'unità che c'era, nella sorgente unica, non c'era individualità, e quindi nessuno era un essere indistinto che percepiva. L'individualità a partire dall'unità determina tutta una serie di identificazioni che vanno a sostenere l'ego, ma a un certo punto c'è il disagio di capire chi sono, e quel chi sono è il processo di creazione inversa, è quel processo che ti riporta all'origine e quindi che ti porta a disidentificarti. Tanto più ti sei identificato, tanto più comincerai ad avvertire il disagio di disidentificarti e a togliere, ricordiamo, tutto quel passaggio che abbiamo fatto davanti alla nostra penna, quindi l'esercizio che viene suggerito, che vi suggerisco, a un certo punto cominceremo a sentire il bisogno di togliere. Abbiamo aggiunto tante cose, quindi provate a fare questo esercizio. Chi sei? Abbiamo aggiunto tutta la polvere accumulata attraverso il passato delle nostre esperienze. A un certo punto sentiremo il disagio e quindi la volontà di togliere per la ricerca della verità in un percorso di luce e di illuminazione a cui tendono le persone che vogliono scoprire la verità. E qui noi siamo tutti ricercatori della verità. Vi ringrazio, quindi ho voluto semplicemente darvi una scintilla, uno spunto di riflessione. Spero che possa essere utile questa lettura che abbiamo fatto nella playlist Risveglio. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, ma soprattutto riflettete su chi sono io, e quanti di voi vogliono dare una risposta nei commenti sarà tanto gradita, perché leggerò tutti i vostri commenti con grande piacere. Ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life, se volete. Grazie.